Sardegna si balla così. Nelle Fiandre si balla così. Ma anche così. In Sardegna si mangia così. Nelle Fiandre si mangia così. Ma quanta diversità può esserci tra la Sardegna e le Fiandre quando si parla di energia rinnovabile? Le Fiandre sono solo una parte del Belgio, hanno una superficie che è la metà di quella della Sardegna, ma hanno più del triplo della popolazione e più del doppio di potenza solare fotovoltaica installata. È impressionante il numero di installazioni. In Sardegna poco più di 60.000, nelle Fiandre oltre 400.000, di cui il 90% sono installazioni sotto i 10 kW, quindi domestiche, non grandi impianti a terra o industriali. Come mai? About 99% of what we do is solar, so heat pumps, things like that are getting down a bit. It becomes more and more specialized in solar panels. Kurt Dams è un account manager e vende pannelli fotovoltaici per un'azienda belga specializzata in piccoli impianti, attività che nel suo paese è molto più comune di quello che si possa pensare. Is it your job a popular one? You're like the only guy that you know in your life that does this kind of job? No, I know many people who do it. It's a general job like selling a car or selling whatever. Bought them in 2006. People from around the village came to watch the installation at my house because they had never seen it before. And now I think in a street of 40 houses, about 25 have solar panels. Questa crescita esponenziale fa quasi pensare che agli abitanti delle Fiandre convenga scegliere di installare i pannelli solari. C'è molto sole nelle Fiandre? In Belgium, there's not always good weather. The good weather is in the summer and the bad weather is in the winter. So we had this nice system that we could put the yield that we have in the summer, we can put it on the meter, so we can use it in the winter. Every kilowatt you put in the meter in the summer, you can get it back in the winter? Yes, it stopped now, but that's the system that we could use, yes. In Belgio, l'energia in eccesso prodotta da un impianto fotovoltaico viene ceduta alla rete elettrica allo stesso prezzo a cui viene ricomprata. In Italia, invece, il prezzo di vendita dell'energia dal 2005 ad oggi è sceso di circa l'80%. Ciò significa che l'energia in eccesso che vendo la ricompro ad un prezzo estremamente più alto. Tutto questo rende meno conveniente possedere un impianto fotovoltaico casalingo in Italia. E gli algheresi? Abbiamo chiesto dagli algheresi cosa ne pensano dell'energia rinnovabile e se per loro rappresenta un'alternativa accessibile in Sardegna. Sicuramente sì, viviamo ad Alghero e il sole è prevalentemente non 12 mesi su 12, però quasi 12 mesi su 12, dunque sarebbe da stupidi, scusando il termine, non utilizzare una fonte come il sole che abbiamo qua tutto l'anno, quindi assolutamente sì. Sicuramente sì, probabilmente sì. Probabilmente sì. No, subito messa con l'affare solare. L'importanza è chiudere il carbone. Fantastico, quindi siete favorevoli anche all'installazione di pale eoliche in Sardegna? Avrei dei problemi, perché mi è capitato di vedere alcune paleoliche site vicino ad esempio a Nuraghi, e per me è inaccettabile perché essendo innanzitutto sardo e tenendo in maniera molto stretta la mia cultura mi darebbe fastidio vedere un sito del genere oscurato da una pala eólica. Es importante, pero no es posible poner una aquí, ¿sabes? O en un lugar turístico, o un lugar natural. No puedes en cualquier sitio donde se te ocurre plantar, ¿sabes? Hay lugares. Fuori, che non ci sia all'altra parte benissimo, ne possono mettere anche 100.000, che non siano ingombranti di fronte alla città. If people would place a windmill in my backyard, I would also not like it. So you have to consider the people, and you have to look for solutions. But if you look, you will find them. If you don't look, you don't find them. And most of our windmills are next to a highway where there's less population of people. So it can bother people. If it bothers them, we don't build them there. Next to a highway, it's not a problem. Ci sarebbe però anche un'altra opzione. En el mar? Aquí en la playa no es posible. Que rompan la naturaleza no es posible. Tiene que haber un equilibrio. Secondo me, insomma, deturpano un po' l'ambiente. Non è bello vedere queste pale eoliche vicino a un panorama. Capocaccia sta bene com'è, per secoli è stato sempre così, perché adesso gli vogliono cambiare diciamo così, il panorama e tutte queste cose. Nelle Fiandre ci sono 600 pale offshore in mare, per un totale di 2300 megawatt. In
In Sardegna soltanto una. Ma il Belgio ha una costa sul mare del nord lunga meno di 70 km, la Sardegna ha più di 2000 km di costa. 600 pale sono impattanti? They're 15 miles or something away from the coast. You don't see them. When you're on the coast walking on the beach, you don't see them. You see a lot of ships with oil, that you see a lot, but you don't see a lot of windmills. No. The thing is, you need an investment, but the product itself is there. It's for free. You just have to catch it. You don't need to have contracts with Russian or African dictators. You're independent. That's a good thing. Yeah. The sun doesn't always shine. Wind, there's not always wind, but the combination of the two, and then of course combined with other systems, gives a balance in the grid. Nelle Fiandre non sembrano esserci problemi ad aver installato lo stesso numero di pale eoliche della Sardegna, pur in un territorio grande la metà, né ad averne installate altre 600 in mare lungo una costa piuttosto piccola. Il tutto in un territorio meno ventoso. Nelle Fiandre il settore del solare è ben avviato, ci sono 7 volte gli impianti fotovoltaici che ci sono in Sardegna e il settore è in continua crescita nonostante il prezzo di vendita dell'energia stia calando anche lì. A conti fatti, le differenze tra Fiandre e Sardegna sono tante. Eppure il territorio vittima degli stereotipi più negativi è quello che invece trae più guadagno dagli elementi naturali di cui è più povero. Siamo proprio sicuri che i problemi siano la tecnologia o i costi? Che ruina la vittoria alla gloria mia. Anche perché l'energia va a finire poi da altre parti. E il sole? Anche questo, cioè. No. O rimane qua. Certo che rimane L'energia qua. rimane Se è qua. prodotta qua, rimane qua per forza.